Superman non diventa Superman. Superman è nato Superman. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole, non crede in se stesso ed è un vigliacco. Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana. E invece no, caro Bill. La verità è che Superman esiste proprio grazie a Clark Kent, e grazie quindi alla famiglia Kent, e grazie quindi a tutta la razza umana. E oggi cercheremo di dimostrarvi il perché. Questo è Hope, il format di storie di fumetti e cinema che vi accompagnerà lungo tutto il 2025 alla scoperta del simbolo del fumetto americano per eccellenza, Superman. Qui, sul nostro canale YouTube e su tutte le piattaforme di podcasting, vi porteremo una volta al mese il racconto di una storia per conoscere meglio le origini, i valori e tutto ciò che gira intorno al capostipite dei supereroi per eccellenza, in attesa dell'uscita del nuovo film diretto da James Gunn, per provare a spiegarvi perché Clark Kent è il più grande e il migliore di tutti noi. Iniziamo però dalle origini. Chi è Superman e quando nasce? Superman è il primo dei supereroi, il primo effettivo super con mantello e tutina ad apparire dopo anni di eroi pulp, e ha dettato la linea da seguire per questo tipo di personaggi e storie, incarnandone diversi simboli, oltre a quello presente sulla sua uniforme. È l'emblema della Golden Age del fumetto e dell'eroismo, cioè quel periodo da fine anni 30 fino a circa metà degli anni 50, dove il movimento dei supereroi, dei fumetti supereroistici prende piede. Superman è quello che ha settato uno standard, cioè quello dell'eroe mostrato per la prima volta senza debolezze, che doveva rappresentare la perfezione, la purezza, l'eccellenza, non tutta l'umanità che poi ha acquisito col tempo, e soprattutto grazie al racconto delle origini che gli ha fatto John Byrne. Insomma, Superman rappresenta quella morale kantiana delle azioni che sono guidate da dei principi universali che non devono recare danno alla società. Ecco, proprio in virtù di questo ci rendiamo conto che è anche un ideale difficile da perseguire e a cui puntare, che rischia di generare un paragone scomodo che ci vedrebbe, da essere imperfetti quali siamo, uscirne sempre dolorosamente sconfitti per via dei difetti umani, anche di natura anche a volte spregevole, di cui potremmo vergognarci rispetto a quella che è la sua immagine. Per questo forse le sue versioni distorte, soprattutto recentemente, sono quelle che vengono più accettate dalla cultura pop o considerate più verosimili. Come detto, a dare una grande svolta narrativa all'epica contemporanea e quindi a umanizzare la figura di Superman ci ha pensato John Byrne, che nel 1986 viene chiamato a creare il grande rilancio legato all'Uomo d'Acciaio in seguito agli eventi di Crisi sulle Terre Infinite. Ecco, se non avete idea di cosa sia, abbiamo realizzato qualche tempo fa un podcast a riguardo che racconta la storia di quello che è senz'altro l'evento più importante di tutta la storia della DC Comics. Byrne costruisce un ciclo di storie che termina nel 1988 e dà dei nuovi capisaldi del personaggio, ispirandosi a quella che è la sua lunga storia e alle interpretazioni di questo in tutti quelli che sono gli altri media. Vedi per esempio quello che fu lo show radiofonico di Superman negli anni 40, oppure la serie animata dei fratelli Fleischer, fino anche al Superman di Christopher Donner. La cosa importante da capire però è che Byrne spiega bene quanto la natura benevola di Kal-El sia legata alla figura di Clark Kent e soprattutto all'educazione impartitagli dalla famiglia Kent a Smallville. Pa e Ma Kent acquisiscono con lui un ruolo importante fin dalla primissima storia, cioè Man of Steel, e questa è quella base alla quale poi si attaccano nel 1998 Jeff Loeb e Tim Sale quando devono costruire quella che è la storia di cui parliamo oggi, ovvero Superman Stagioni. Bene, dunque, ma quindi dopo tutta questa mega premessa, che cos'è Stagioni? Allora, Superman Stagioni, o nella lingua originale Superman for All Seasons, è una miniserie a fumetti pubblicata dalla DC Comics nel 1998, come detto, scritta da Jeff Loeb e quindi
Se siete dell'idea di venire a Lucca Comics è l'occasione buona per recuperare la storia da portare a fargliela firmare, è illustrata dall'ormai compianto Tim Sale. La storia è suddivisa in 4 capitoli, ciascuno rappresentante appunto una delle stagioni dell'anno, e attraverso queste stagioni viene narrata la crescita di Clark Kent da giovane ragazzo di Smallville fino appunto a diventare poi Superman. Ecco, essendo quindi il racconto di uno specifico periodo della sua vita e non una narrazione seriale come poteva essere quella di John Byrne, gli autori decidono di andare con più calma e prendersi tutto il tempo necessario per mostrarci tutto il lato umano di Clark, tutto quello che è il suo amore per gli esseri umani e come le persone più importanti della sua vita che hanno incrociato il suo cammino lo abbiano ispirato a diventare quella che è la persona e il supereroe soprattutto che tutti conosciamo. Ed è da questa storia che capiamo tanto perché nasce Superman e non nascono i vari Ultraman, Homelander, Omni-Man o tutte le versioni distorte che vogliate. Una storia unica è questa qui, che forse poteva essere creata solo da quella che è quella coppia magica che è Jeff Loeb e Tim Sale. E a questo proposito andiamo un attimo a parlare nello specifico di chi sono questi 2 autori. Jeff Loeb è un classe 1958, grande appassionato e conoscitore di fumetti fin dall'adolescenza, che studia cinema e ottiene un master cinematografico. Tra i suoi insegnanti vi è niente po' di meno che Paul Schrader. E vi chiederete voi chi è Paul Schrader? Ecco, per chi non lo sapesse, Paul Schrader è la penna, lo sceneggiatore che ha scritto una bazzecola da niente di nome Taxi Driver. Ecco, Jeff Loeb fin da giovane entra nel mondo del cinema lavorando alle sceneggiature di film come Voglia di vincere, che appunto è il film dell'85 con Michael J. Fox, e poi al soggetto di Commando con Schwarzenegger. Ecco, dopo queste storie prova a lavorare ad uno script per un progetto su The Flash per la Warner Bros. Ed è proprio in questo periodo che entra in contatto con un editor della DC che gli propone di scrivere dei fumetti, così, per provare. Si trova quasi da subito con Tim Sale, ecco, insieme a Tim Sale crea un duo in grado di scrivere delle storie che resteranno per sempre nella storia del fumetto supereroistico. Facciamo qualche esempio: Batman il lungo Halloween del 96, poi il suo sequel Vittoria Oscura nel 99. Nel 2004 faranno anche uno spin-off, anche questo molto, molto bello, tutto legato a Catwoman, si chiama Catwoman Vacanze Romane. Poi insieme ad altri autori, insieme a Jim Lee, crea Batman Ash e introduce appunto questo nuovo villain del Cavaliere Oscuro nel nuovo secolo. Sempre Jeff Loeb lavora ancora su Superman dopo stagioni e dal 99 al 2002 scrive proprio la serie regolare dedicata all'azzurrone. Insieme ad Ed McGuinness crea alcuni crossover come Emperor Joker o Our Worlds at War. Successivamente scrive anche Superman Batman. Poi si rimette con Tim Sale e passa però in casa Marvel, dove scrive quel capolavoro, e recuperatevele assolutamente, delle 4 storie dei colori degli eroi, ovvero Hulk grigio, Spider-Man blu, Daredevil giallo e Capitan America bianco. Sempre in casa Marvel sono di Jeff Loeb anche le storie di Age of Apocalypse del 95 e poi nel 2005 insieme ad Ed McGuinness la storia che porta alla nascita dell'Hulk rosso che vedremo nel prossimo film di Capitan America. Oltre a tutto ciò però Jeff Loeb è una mente piuttosto eclettica e negli anni si dà da fare sì ok in vista di sceneggiatore per i fumetti, ma anche come sceneggiatore televisivo. La sua penna e il suo nome finiscono su delle produzioni di poco conto. Vabbè, dal 2002 scrive alcuni degli episodi di Smallville, tra cui quello che introduce la Kryptonite rossa. Dopo Smallville la sua carriera prende un'altra piega e diventa scrittore di una serie che rivoluziona per sempre quello che è il concetto di serialità televisiva, ovvero Lost di J.J. Abrams, scritta appunto anche da Jeff Loeb. E poi ha quell'esperimento che va bene, poi prende una brutta piega, ma insomma era partita con le migliori delle intenzioni, ovvero Heroes, 2 serie, sia questa che Lost appunto, entrambe della ABC, casa Disney quindi. Lo dico perché poi dal 2010 al 2019 resta comunque nel giro con la crescita dei Marvel Studios, diventa il vicepresidente esecutivo di tutto quello che era il compartimento Marvel Television, che sostanzialmente ha supervisionato progetti come potevano essere gli Agents of S.H.I.E.L.D., insomma. La divisione poi è scomparsa, adesso è rinata in seguito ad una nuova appunto diversificazione e divisione all'interno dei Marvel Studios, però è tutta un'altra cosa rispetto a quella che ha diretto Jeff Loeb. Passiamo invece al disegnatore della storia di Superman Stagioni, ovvero Tim Sale. Come detto, purtroppo scomparso nel 2022 è
È, senza mezzi termini, un titano del disegno del fumetto supereroistico. Classe 1956, lui è di Seattle ma studia arti visive a New York, sapendo fin da subito di voler diventare disegnatore di fumetti. Inizia infatti la sua carriera disegnando al Grendel di Matt Wagner. Nel 91 poi conosce Jeff Loeb e appunto i due iniziano a farsi un nome con quella che è una serie reboot di alcuni personaggi dimenticati chiamati The Challengers of the Unknown. Ecco, quella serie serve ad aprirgli le porte di casa DC ed è da lì che poi i due arrivano a scrivere le già menzionate storie di Batman, Il lungo Halloween, Vittoria Oscura e Vacanze romane. Nel 2007 poi Sale lavora ad un'altra meravigliosa opera di Superman oltre a questo Superman stagioni, ovvero Superman Kryptonite, scritto da un altro autore, purtroppo anche lui scomparso, ovvero Darwin Cook, di cui non posso non consigliarvi The New Frontier. Entriamo invece nel vivo della storia. Il racconto di Superman Stagioni inizia con la prima delle 4, ovvero Primavera. La primavera è simbolo di nascita e di nuovi inizi. E qui vediamo un giovane Clark Kent alle prese con la scoperta dei suoi poteri e a prenderne pian piano consapevolezza di quella che è la sua vera origine. Ecco, nonostante però queste sue abilità straordinarie che il ragazzo appunto viene a scoprire, quello che emerge però da questo capitolo è il suo profondo legame con quella che è la sua famiglia e la comunità di Smallville. I valori instillati dai suoi genitori adottivi, Jonathan e Martha Kent, sono quindi la base della sua morale, della morale di Clark e del desiderio di voler fare del bene. Questa stagione, la primavera, sottolinea quella che è l'innocenza del personaggio e quello che è il senso di responsabilità che sente una volta capito quello che è in grado di fare. Da loro Clark apprende quello che è il significato della parola responsabilità e soprattutto quello che è un altro tratto distintivamente umano, ovvero la paura del fallimento e soprattutto il peso o le conseguenze della propria azione, il peso di questo fallimento e le conseguenze nefaste nel caso non riuscisse a salvare una persona. Superata la primavera e quindi definitivamente emerso come Superman, arriva l'estate e con l'estate vediamo Clark trasferirsi finalmente a Metropolis e iniziare quindi la sua nuova vita come Clark Kent reporter ma anche come Superman. A narrare questo episodio è Lois Lane e il motivo è sensato perché Lois Lane incarna quello che è il pensiero dell'essere umano che si stupisce vedendo Superman. Insomma, le interazioni che ha Clark con Lois Lane e con gli altri personaggi mostrano quella che però è la sua empatia, la sua capacità di relazionarsi con gli esseri umani ad un livello molto profondo e personale, così come è chiaro fin dal primo incontro l'astio che ha verso Lex Luthor e verso quello che è un personaggio che è completamente antitetico a lui, vedendolo come un essere capace di essere razionale di fronte a quello degli istinti animali, ma soprattutto vedendolo come un essere che avrebbe anche lui un grande potere, ma che lo usa solamente per i suoi scopi personali. E veniamo quindi all'autunno. L'autunno è quello che porta con sé un tono più riflessivo e malinconico. Questa è una storia che inizia ad esplorare le vulnerabilità emotive di Clark, molto più di quanto visto in primavera, mostrando quindi che nonostante questi suoi poteri anche l'uomo d'acciaio ha dei momenti di dubbi e di insicurezze, tutti tratti ovviamente da essere umano, non da alieno. L'uomo d'acciaio scopre di non poter salvare tutti e questa stagione quindi diventa particolarmente significativa perché evidenzia come Clark affronti il dolore e la perdita, delle tematiche universali che lo rendono quindi molto più vicino agli esseri umani, ed è proprio l'amore per gli umani e la paura di perderli che lo porta a riconsiderare quella che è la sua missione. E il tutto è narrato dalla voce di Lex Luthor, che si muove come un diavolo tentatore con il solo scopo di far dubitare l'essere perfetto, riuscendoci e facendo quindi vivere a Superman quello che possiamo considerare il suo primo fallimento. E andiamo quindi poi in conclusione con l'inverno. L'inverno che rappresenta il consolidamento della maturità di Clark. Dopo aver affrontato numerose sfide, emerge come un simbolo di speranza e perseveranza. Riemerge da quel fallimento per crescere, maturare grazie a quell'esperienza come fanno gli esseri umani. Ed è Lana Lang a raccontare questo episodio, quindi ancora una volta un membro di Smallville, un membro della comunità che ha cresciuto Clark Kent, ha cresciuto Superman, e insieme a Lana Lang e la famiglia Kent e tutta la comunità di Smallville che fanno superare a Clark questa crisi di identità. Perché la verità è che tutti hanno dei limiti nella vita. E il punto non è scoprire di avere questi limiti, ma imparare a conviverci. Quindi Clark Kent, Kal-El, Superman ci insegnano quella che è la più umana di tutte le lezioni in questa storia.
Clark in questa storia affronta e rielabora un fallimento che però fallimento non è, perché anche per lui la vita offre situazioni che sfuggono al suo controllo e l'unica cosa che si può fare in questi casi è riuscire a convivere con esse cercando di fare il possibile per sé e per gli altri, visto quello che è il suo grande potere e la sua grande responsabilità. Quindi andando alle conclusioni, in Superman Stagioni, Jeff Loeb e Tim Sale ci regalano una visione toccante e un'introspezione di un personaggio, quello di Superman, mettendo però in risalto quella che è la sua umanità e mostrandoci come questa umanità sia di fatto il tratto più prezioso di Kal-El. Nonostante infatti le sue origini aliene, il suo cuore umano è forgiato dai valori e dall'amore dei suoi genitori adottivi e dalla comunità in cui lui è cresciuto, ed è questo che lo rendono l'eroe che conosciamo e amiamo. E una volta analizzata questa storia, lasciatemi chiudere un attimo con quella che è una mia impressione personale. Io sono molto legato al personaggio di Superman, come forse avrete capito, e sapete qual è la bellezza di questa storia? È che al termine, dopo averla letta, penserete a Superman come a una persona per nulla diversa da noi, come se fosse un vicino di casa, un compagno di classe o il nostro migliore amico. Non è la sua super forza a emergere, non sono la sua origine aliena a differenziarlo da noi o il suo aspetto fisico goffo quando è nei panni di Clark Kent giornalista, ma la sua enorme, meravigliosa, non scontata e sempre più rara in questo mondo bontà d'animo, che è vero, proprio per questa sua rarità può spaventare, perché può sembrare irreale ed è difficile da raggiungere. Eppure nulla della sua crescita può risultarci alieno. Tutto ci è familiare. È cresciuto in una fattoria, con 2 genitori amorevoli che gli hanno dato tutto l'amore di questo mondo e sono sempre stati premurosi con lui, degli amici fedeli, un obiettivo, un sogno da raggiungere e soprattutto una quotidianità, una vita di tutti i giorni con le sue difficoltà. E poi sì, certo, c'è anche quel lato straordinario. Però ecco, adesso, dopo avervi detto tutte queste cose, sperando di avervi un po' invogliato a leggere questa storia, ditemi, provate a rispondermi nei commenti. Siete così sicuri che Clark Kent sia così diverso da noi e che Superman sia forte solo grazie al fatto di essere un alieno? Ecco, fatemelo sapere. Poi, se il video vi è piaciuto, se questa puntata vi è piaciuta, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, metteteci 5 stelle se ci state ascoltando in podcast e soprattutto fateci sapere la vostra. Noi ci vediamo tra un mese con un'altra storia di Hope qui su Storie di Fumetti e Cinema.